This is music for the soul. Please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the bitches. Check out the priest. Si è strappata la gomma. Step out the piece when the whole place scream. Gotta get out the. Sì, ma alla fine questa MC20 quanto va forte? Domanda lecita perché ormai la conosciamo sotto ogni suo aspetto. Dal telaio di carbonio a firma dall'Ara, passando per le sospensioni 4 multilink, freno by wire e il lusso espresso da questa sua forma di minimalismo. Perché meno è meglio, tutt'altro che povero. In ogni caso, siamo su una Maserati. Cosa conosciamo ancora di lei? Beh, il suo motore, il Nettuno V6, bibancata, biturbo, biaccensione, poli, forma. Insomma, gli ingredienti perché possa diventare una piccola diva ci sono tutti, soprattutto ci sono quelli utili a farne un monumento dei due mondi che frequenteranno lecitamente i proprietari di questo genere di auto. E Gran Turismo, bivalenza che fa grattare forte il capo dei progettisti ma che vive intrinsecamente dentro un'auto del tridente a forma di supercar, quindi col motore centrale. Un taglio automobilistico accarezzato con fortune alterne dagli uomini di via Ciro Menotti, dalla mitologica Birdcage del 1961 alla controversa ma pionieristica Bora arrivata 10 anni più tardi. Quindi eccoci in pista per sfruttare tutti i suoi 630 cavalli e scoprire, tra l'altro, cosa pensa di lei il cronometro di Veyron. Accelerazione. In questa disciplina se la cava molto bene, bastano 3 secondi per passare da 0 a 100 all'ora, servono invece 9 secondi e 6 per lo scatto da 0 a 200. Per intenderci, 2 secondi in più rispetto a una Ferrari F8 sempre sullo 0-200 o 2 secondi e 6 meno di una BMW M4 Competition. Ricordatevela quest'auto perché tornerà utile per una considerazione. Ripresa, qui è dove ci si può sbizzarrire di più perché grazie al vantaggio della doppia accensione la godibilità è totale nella guida di tutti i giorni e l'allungo scivola bene fino a 8000 giri. Soprattutto è bello sentire questa coppia ben distribuita lungo tutto il cammino del contagiri. Dietro le spalle di chi guida quindi lo stato di salute del V6 è ottimo, tra l'altro si fa sentire sempre, è presente insomma, ma mai fastidioso. Qualche dato sul classico 70-120 all'ora riprende in 3,3 secondi in D o in 11,6 in sesta, vale a dire 8 decimi meno di una M4 Competition, sempre sul 70-120 in D o addirittura un decimo meno di una Ferrari F8. Le cose si complicano un po' in frenata perché l'esercizio di messa a punto di un sistema by wire, come in questo caso, quindi senza un collegamento diretto tra pedale e pompa del freno, non è cosa semplice. Qui ad esempio manca un po' di quel feeling autentico che servirebbe, aiuterebbe nelle staccate più impegnative. Quando insomma ogni frazione di cosa, millimetro di corsa pedale o feedback è utile a infilare l'auto esattamente dove vorresti. Ottimi in ogni caso gli spazi d'arresto, per passare da 100 a 0 all'ora le bastano 35,9 metri per una decelerazione di 1,1 G, un metro peggio della prestazione fatta registrare dalla Ferrari F8 e 60 cm meglio di una BMW M4 Competition. Qui ci sono 4 modalità di guida selezionabili dal manopolone centrale per altrettante strette elettroniche, dalla più prudente per l'utilizzo su fondi scivolosi, ad esempio il bagnato, a quella corsa da utilizzare ad esempio qui tra i cordoli. Vedete, è molto permissiva, inoltre si può anche togliere completamente le SPE, in questo caso è tutto in mano vostra. Il volante è quello della Giulia come i dievio luce, ma è più interessante capire dov'è, ovvero esattamente dove lo vorresti, allineato e quasi verticale. Completa l'ottima posizione di guida un sedile che trattiene bene nelle curve e che tutto sommato è molto comodo anche nelle tratte più lunghe. Davanti agli occhi il cruscotto digitale, bello grande, 10 pollici e 25 a 4 layout distinti per ciascun programma di guida selezionato. Al centro l'infotainment fluido nei movimenti e veloce nelle risposte, è basato su Android Auto e dialoga con i sistemi operativi di Google ed Apple anche senza collegamento via cavo. Ora, quello intorno a cui non volevano avvitarsi gli uomini di Modena era proprio il tempo sul giro secco, la prestazione assoluta, il numero da sbandierare.
Piuttosto il loro scopo, ampiamente dichiarato dall'ingegnere a capo del progetto Federico Landini, era quello di dar vita a un'auto capace di divertire in pista e aggradare i passeggeri nei viaggi più lunghi. È una Maserati, insomma, e con questa affermazione si intende quel modo gentile, garbato e mutuato da altri tempi, viene da dire, di saperci fare col Gran Turismo. E il lato difficile della questione in questi casi è che la coperta è sempre un po' corta, eppure sulle strade di tutti i giorni lei non spacca la schiena, e non è per dire, è un fatto che nonostante un abitacolo piuttosto scarno ma mai trascurato, il suo modo di porsi sia da passista. Voglio dire, qui sopra viene voglia di viaggiare come, anche solo per il gusto sottile di muoversi su un'auto aggressiva ma mai sopra le righe, con quel suo fare classico a perdersi nei meandri dei suoi tecnicismi per poi ritrovarsi classica senza tempo. Il suo essere è in rincorsa continua tra esigenze contrastanti tenute astutamente a bada per essere qualcosa che riesce a poche auto. Per questo lo sterzo è a suo agio sia fuori pista sia qui tra i cordoli, come il motore che non è mai stitico nel volare alto coi giri. Tema cambio, un Tremac 8 marce, stessa scelta della Corvette, giusto nel comportarsi anche se manca quel graffio da campione consumato. Curiosità, basta tirare a sé la leva di sinistra per arrivare in staccata dentro ogni curva con rapporto ideale, molto buona la gestione elettronica nella guida di tutti i giorni. Ducis in fundo, l'hot lap, il risultato è semplice, chiaro, inequivocabile, 1.13.08. Vale a dire circa 3 decimi e mezzo meno di una Porsche Carrera S, che ha 180 cavalli e 100 kg in meno rispetto all'MC20. Ciò significa che il costo necessario a mediare istinti corsaioli e necessità di viaggio ha un costo in termini assoluti di tempo sul giro. Pensate che rispetto a una BMW M4 Competition questa MC20 è più veloce di circa un secondo, nonostante il carbonio, il super sistema di sospensione e il baricentro piazzato là, sotto, per terra, un baule decisamente meno capiente e 2 posti in meno. Vogliamo esagerare? Ferrari F8, per intenderci, gira a Vairano in 1:10:45. Insomma, ecco la Maserati MC20, una bomba sexy, ma soprattutto un'auto che sta bene un po' ovunque la si metta, su strada che è molto godibile o anche in pista, dove diverte perché ti fa stare seduto al posto giusto quando decidi che è arrivato il momento di giocare alla guida. Dimenticavo, sta bene anche in garage, perché questa cosa dell'auto bella da guardare anche solo da ferma a noi altri continua a scaldare tanto il cuore.